Buon pomeriggio, saluto intanto che aspettiamo appunto gli spettatori e i partecipanti dello webinar. Ringrazio intanto la dottoressa Valeria Lingua per essersi unita a noi in questa avventura degli webinar dell'innovazione. Ringrazio la dottoressa Guidi e Alessandro Monti. Lascio la parola alla dottoressa Guidi per una breve introduzione e poi iniziamo con l'ultimo appuntamento di questo anno per gli webinar dell'innovazione, che è dedicato al tema della sostenibilità. Allora, innanzitutto grazie a Costanza per tutto il lavoro di coordinamento e di gestione del webinar. Grazie Alessandro Monti, Fondazione Ricerca e Innovazione, per il preziosissimo supporto per la realizzazione di queste iniziative, e ovviamente grazie all'architetto Valeria Lingua che è stasera con noi, architetto urbanista. Da architetto urbanista il passaggio a occuparsi di sostenibilità e di quello che è il nostro futuro vis-à-vis dell'Agenda 2030, e quindi ciò che siamo chiamati a fare o a non fare per rispettare il nostro pianeta e per un vivere che sia sostenibile da tutti i punti di vista, credo che sia importante. Come diceva Costanza, siamo giunti all'ultimo webinar per il 2021 però sicuramente continueremo questa esperienza perché ci sembra molto interessante e istruttiva per noi in primis, ma credo per tutti, andando ad affrontare più che possiamo temi di attualità e che magari meno trovano collocazione nella nostra vita quotidiana, soprattutto nella vita quotidiana degli imprenditori e degli artigiani. Temi che però invece devono essere tenuti presenti, anche perché d'ora in avanti informeranno pesantemente tutta la nostra esistenza, sia da un punto di vista privato sia da un punto di vista professionale. Insomma, credo che i giornali e i telegiornali e gli approfondimenti degli ultimi giorni abbiano fatto capire quanto peso queste tematiche hanno e avranno nei prossimi anni. Quindi è importante capire in che contesto ci muoviamo. Ovviamente il nostro obiettivo è dare una prima informazione, un approccio a queste tematiche, un approccio consapevole, che è poi l'obiettivo che ha sempre accompagnato i nostri webinar. Gli approfondimenti poi troveranno posto in altri percorsi e se vogliamo li possiamo anche affrontare insieme, oppure se no ci sono bravissimi specialisti come l'architetto Lingua che possono dare indicazioni in materia. Quindi lascio la parola a Valeria, a meno che Alessandro non voglia fare un saluto, ed entriamo nel vivo del webinar. No, prego, assolutamente, ci sarà tempo casomai alla fine, quindi lascio anch'io il floor, come si dice in inglese, il palcoscenico alla dottoressa Lingua. Ecco, innanzitutto grazie a Elisa e a Costanza per l'invito, mi fa molto piacere essere qui tra voi e per parlare di sostenibilità, che non è un tema affatto banale, scontato come può sembrare, visto che è una di quelle parole che fanno un po', sono un po' una costante, no? In tutte le politiche, in tutti i discorsi che vengono solitamente fatti in relazione al governo della città e del territorio, e proprio da questo tema del governo della città e del territorio, che è quello di cui mi occupo io nei miei studi, perché io sono architetto urbanista e professore associato al Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze. E questo tema della sostenibilità è emerso più e più volte con Alessandro Monti, con cui abbiamo collaborato per la definizione di alcuni strumenti politiche sia per la città metropolitana che per la città di Firenze. Quindi ecco, vi condivido una presentazione che ho preparato per l'occasione. Scusate, non so se vedete la condivisione. Ancora no, si sta preparando, mi pare, credo. Ecco, sì. Nel frattempo ricordo, ecco. Grazie Valeria, che qualsiasi domanda o
commento potete utilizzare il box domande e risposte, e al termine dell'intervento della professoressa Lingua appunto andremo avanti e nel merito delle vostre domande. Grazie mille, prego Valeria. Ecco, il titolo che mi è stato attribuito è proprio quello sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, quindi cosa vuol dire innovare in maniera sostenibile, e questi obiettivi sono quelli definiti a livello internazionale dalle Nazioni Unite, dall'ONU, e attraverso una agenda, la cosiddetta Agenda 2030, Agenda per il 2030, che è stata sottoscritta il 25 settembre 2015 da 193 paesi delle Nazioni Unite, compresa l'Italia. E il tema è quello di condividere l'impegno per garantire un presente e un futuro migliore al nostro pianeta e quindi anche alle persone che lo abitano, cosa non scontata e che abbiamo visto può essere messa fortemente in crisi da determinati fattori come il cambiamento climatico e le sue conseguenze. Sappiamo benissimo ora che anche la pandemia è una conseguenza di quello che è il cambiamento climatico. Ecco, in questa comunicazione mi sembra importante, prima di andare a vedere che cosa sono questi obiettivi di sviluppo sostenibile, capire anche il percorso che ha portato alla loro definizione, perché capire che cos'è la sostenibilità significa anche capire qual è la consapevolezza che è maturata nel tempo rispetto a questa tematica. E io di solito pongo come data iniziale, come momento di riflessione sul tema, questo rapporto che è il Limit to Growth, i limiti alla crescita. Questo è un rapporto che viene elaborato negli anni 70 dal Club di Roma, che era un gruppo di appassionati, si chiama così proprio perché è fondato da uno scienziato italiano, del Massachusetts Institute of Technology, che ancora oggi è una istituzione universitaria molto importante nel campo dell'innovazione e che negli anni 70, esattamente nel 72, pubblica questo rapporto nel quale si dice che le risorse energetiche e ambientali sono limitate e che non sono rinnovabili. Quindi in una società che è fortemente caratterizzata da un uso massiccio dei combustibili fossili e di risorse che sono anche invenzioni nuove, perché sono quelli gli anni in cui si inventa la plastica, gli anticrittogamici, quindi una serie di invenzioni che oggi sappiamo essere non compatibili con l'ambiente. Però ecco, proprio in quegli anni si inizia a dire che se si continua con una crescita produttiva così limitata, si arriverà a esaurire le risorse, a ridurre la fascia dell'ozono e anche a distruggere la foresta amazzonica, ma in generale a desertificare quello che è il sistema ambiente globale, con un conseguente impoverimento delle falde acquifere e con mutamenti nel clima e in quella che è appunto la temperatura complessiva del mondo, che noi sappiamo aumenta di 1,5 gradi ogni anno. Quindi questo può portare nel breve periodo anche a degli squilibri che sono sia territoriali che climatici. Ora, chiaramente, detta oggi, sembra che siamo tutti consapevoli di queste realtà, che abbiamo un buco nell'ozono, che la foresta amazzonica è in una fase di distruzione, che ci stiamo desertificando, le nostre spiagge sono sempre più ristrette perché fondono i ghiacciai, aumenta il livello dei mari. Ecco, ma detto negli anni 70, la reazione del mondo è stato: guarda, questi sono dei catastrofici. E quindi ecco, diciamo, quando è uscito questo rapporto è passato un po' inosservato, ma nel tempo questa attenzione alla salute del mondo è stata portata avanti nell'ambito dell'ONU. Non senza polemiche, perché chiaramente si chiedeva di ridurre determinati tipi di produzione, ma i paesi in via di sviluppo dicevano: perché li dobbiamo ridurre noi? Oppure perché il nord del mondo sposta la produzione più inquinante verso il sud del mondo. Quindi questo ha portato nel tempo
a elaborare questa definizione di sviluppo sostenibile che è sancita nel rapporto Brundtland diciamo dal ministro che se ne occupò nel 1987, che definisce lo sviluppo sostenibile come uno sviluppo che sia capace di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere il soddisfacimento dei bisogni delle future generazioni. E questa è un'ottica importante perché è un processo in cui non si nega il cambiamento, ma il cambiamento deve essere compatibile con quelle che sono le risorse presenti e anche con quelle future. Quindi lo sviluppo è un termine che implica sicuramente il cambiamento e la trasformazione dello status quo, non vuol dire rimanere mummificati allo stato attuale, ma chiaramente innovare, che è nell'indole dell'uomo, ma la sostenibilità deve essere una capacità di mettere in tensione alcuni fattori che tra loro sono eterogenei e spesso conflittuali. E in particolare questa è la rappresentazione classica dello sviluppo sostenibile, che è quella di un equilibrio tra queste tre dimensioni. La dimensione economica, quella ambientale e quella sociale. E ecco, in questa concezione di sostenibilità queste tre dimensioni sono rappresentate in equilibrio, quindi come diciamo le parti di un triangolo equilatero. Ora sappiamo benissimo che invece non è così semplice cercare di arrivare ad esempio alla protezione ambientale mantenendo e integrando degli elementi economici o sociali. E questa definizione mette in evidenza in primo luogo un'ottica di lungo periodo, perché solo la crescita economica di per sé può portare a distruggere l'ambiente o può portare a delle diseguaglianze anche forti tra territori, tra parti del mondo, ma anche tra generazioni. Quindi l'ottica è quella di un equilibrio che è detto intragenerazionale, cioè tra le generazioni attuali, ma anche intergenerazionali, quindi considerando anche le generazioni future. E questo significa considerare tra le dimensioni dello sviluppo la crescita e la stabilità, ma anche la dimensione ambientale, quindi cercare di evitare l'inquinamento, di conservare la biodiversità, di utilizzare le risorse naturali che sono per lo più rinnovabili, e anche il concetto di resilienza, che è la capacità di un sistema di reagire anche a fattori che possono essere urtanti per il sistema stesso, e quindi la capacità di una foresta distrutta di rinascere, ma anche la capacità delle risorse di riprodursi. Faccio un esempio molto semplice: voi sapete, ricordate la nave famosa di Schettino che si arenò nell'isola del Giglio? Ecco, ci furono delle analisi ambientali da cui si evinse che il sistema è stato perfettamente in grado di rigenerarsi nonostante l'inquinamento previsto, portato da quella imbarcazione. Questo proprio perché era un sistema che aveva molta biodiversità e molta capacità di resilienza, quindi di rigenerarsi. La stessa cosa non avviene ad esempio quando si fanno delle desertificazioni, delle deforestazioni massicce che portano alla desertificazione dell'ambiente. Ecco, io ora vi sto parlando di elementi che sembrano molto lontani dal nostro vissuto, ma in questa comunicazione poi pian piano ci avviciniamo a quello che è diciamo la nostra vita quotidiana, quello che può essere anche il nostro impegno. E nel tempo questo rapporto Brundtland e le conseguenze che porta in termini di cercare di trovare un equilibrio tra queste tre dimensioni, ha avuto diverse riflessioni che hanno portato alla cosiddetta Agenda 21 nel 1992 a Rio de Janeiro. Venne definita un'agenda per il XXI secolo di obiettivi di sostenibilità. Al protocollo di Kyoto del 97, a cui hanno seguito altri protocolli, e siamo arrivati a questa agenda 2030, che è l'agenda
definita nel 2015, che diciamo porta a sistema quello che era questa riflessione in ambito ONU. Vi ho detto sono 192 paesi, e definisce questi 5 concetti chiavi: le persone, la prosperità, la pace, la partnership e il pianeta. Quindi le 5 P dello sviluppo sostenibile, che dovrebbero permettere di trovare un equilibrio tra le 3 dimensioni: economica, ambientale e sociale. E chiaramente l'attenzione alle persone significa eliminare la fame e la povertà, quindi dare dignità e uguaglianza, ma significa anche coinvolgere le persone nel perseguire questi obiettivi. La prosperità è un tentativo di garantire vite prospere, piene di armonia con la natura, quindi una generale situazione di benessere. La pace, perché chiaramente siamo ancora in situazioni a livello mondiale molto conflittuali, abbiamo tutti presente qual è la situazione internazionale in alcuni paesi, e la partnership, cioè la necessità di fare rete, di integrarsi, di cooperare per arrivare ad attuare questi obiettivi, e poi chiaramente l'oggetto principale dell'attenzione, che è il nostro pianeta. Quindi proteggere le risorse naturali e il clima significa lasciarlo alle generazioni future in modo che possano anche loro usufruirne. Arriviamo quindi a questi Sustainable Development Goals, cioè obiettivi per lo sviluppo sostenibile, che sono 17 e che hanno tutta una serie poi di azioni per attuarli, che corrispondono a ciascuno di questi punti. Io non vi descrivo quelli internazionali perché mi sembra molto più interessante focalizzarsi su quella che è stata la loro trasposizione sia nell'Unione Europea e sia poi a livello italiano, perché poi è questo il contesto in cui noi ci muoviamo. Ecco, nell'Unione Europea lo sviluppo sostenibile viene aggettivato, quindi il termine che viene aggiunto è urban, quindi Sustainable Urban Development. Questo perché? Perché i rapporti dell'Unione Europea che riguardano il territorio, anche se l'Unione Europea non ha competenze specifiche di pianificazione urbana, di pianificazione regionale, però è chiaro che le direttive, le normative che sono di derivazione comunitaria hanno comunque dei riflessi sulla città e sul territorio. E soprattutto il 70% dei cittadini europei vive nelle città, quasi il 70% delle normative europee trovano un riscontro soprattutto in ambienti urbani, perché sono normative, penso a quelle per la regimazione delle acque, piuttosto che per i limiti acustici, per i limiti di inquinamento atmosferico. Ecco, c'è tutta una parte di normative di carattere ambientale che chiaramente hanno la principale applicazione in contesti urbanizzati, ma al tempo stesso questi sono i contesti dove c'è più lavoro, chiaramente, e dove si produce la gran parte del PIL dell'Unione Europea e quindi dei singoli stati. In tutto questo anche l'Unione Europea, collaborando con i contesti urbani locali, con le regioni, con le nazioni, con le regioni, ma anche con le città, ha aperto a partire dal 2007 una consultazione importante proprio sui temi dell'agenda urbana. E questo approccio è stato implementato negli anni a partire, come vi dicevo, dal 2007. Questo è un po' il percorso che ha fatto l'Unione Europea. Ora è tutto scritto in inglese, ma quello che è importante sapere è che l'Unione Europea ha degli strumenti, da una parte politici e dall'altra operativi, che sono i fondi strutturali. Quindi a livello politico il 2007 è stato un anno decisivo, perché la Carta di Lipsia ha stabilito che è importante per l'Unione Europea raggiungere questo sviluppo urbano sostenibile attraverso una politica integrata e che abbia una particolare attenzione sui quartieri svantaggiati. Quindi un'attenzione sulle città, ma in particolare sui contesti più degradati. E questo è l'inizio di un periodo di programmazione che riguardava il 2007-2014, in cui
le politiche di sviluppo urbano sostenibile sono entrate nei programmi di finanziamento dell'Unione Europea e in particolare mentre prima avevamo dei programmi che erano dei progetti pilota che finanziavano alcune città, dal 2007 lo sviluppo sostenibile diventa un asse di finanziamento con i fondi europei, che sono una modalità redistributiva dell'Unione Europea per cui ciascuno Stato cede una percentuale che è piccolissima del proprio PIL, ma che viene ridistribuita dentro l'Unione Europea nei cosiddetti fondi strutturali. E questi fondi strutturali sono finalizzati a finanziare delle iniziative che sono a livelli diversi. Ora vi metto la traduzione in italiano che è più semplice. I fondi strutturali nei vari settenni, dopo il 2007-2014 abbiamo avuto il 2013, abbiamo avuto il 2014-2020 e adesso siamo nel 2021-27 e questi fondi finanziano azioni transnazionali. Non so se alcuni di voi hanno sentito parlare di macroregioni come la macroregione alpina, la macroregione adriatica. Sono politiche di cooperazione internazionale per i paesi transfrontalieri. E poi finanziano azioni nazionali che siano coerenti con gli obiettivi dei fondi. Quindi gli Stati membri sono tenuti a produrre questi quadri comunitari di sostegno e questo programma operativo nazionale sono gli assi su cui vengono ridistribuiti i fondi europei. Per il contesto italiano, alcuni di voi avranno sentito parlare del PON Metro, che ha finanziato a Firenze diverse attività, comprese le piste ciclabili, per dire, e del PON Aree Interne, ad esempio, che invece finanzia zone come quella del Mugello, come quella della Miata in Toscana, che invece sono zone svantaggiate. E poi le regioni producono a loro volta un programma operativo regionale che riguarda la redistribuzione di questi fondi che nella scarsa programmazione, nello scorso settennio, forse avrete sentito nominare perché si chiamava Porcreo, quindi finanziava tutta una serie di attività creative legate all'innovazione a valere appunto sui fondi strutturali. E poi c'è tutta questa parte più locale che riguarda le aree urbane funzionali, cioè le aree metropolitane oppure le aree su cui gravano rapporti casa-lavoro, quindi su cui c'è più sviluppo, con alcuni strumenti come gli investimenti territoriali integrati o il sviluppo locale guidato dalla comunità. Noi in Italia abbiamo, chiamiamo questi strumenti ad esempio GAL Leader, che sono anche questi programmi di azione locale e che sono programmi di cooperazione che vengono finanziati appunto dalle regioni. Perché ci interessa capire quali sono gli obiettivi di sostenibilità? Perché poi sono le direzioni in cui vanno questi fondi, in cui va anche il PNR. Ora, immagino che anche voi come artigiani attingiate a queste parti, quindi mi sembra importante capire quali sono le direzioni, quindi qual è la direzione dell'agenda urbana italiana. Quindi il nodo principale, abbiamo detto, sia a livello internazionale che a livello italiano, sono le città. E le sfide che si trovano ad affrontare le città sono anche delle sfide inedite, soprattutto nello scenario che ha aperto il Covid-19, perché sono scenari di mutamenti demografici. Questi c'erano già, soprattutto in Italia. Abbiamo grandi decrementi, un invecchiamento della popolazione importante, una perdita della natalità. E con il Covid siamo in una fase anche di crisi economica e di crisi finanziaria. Quindi la pandemia ha innescato degli effetti che vediamo ancora oggi sui nostri territori. Noi non eravamo abituati a vedere una Firenze con così pochi turisti, ma effettivamente non eravamo abituati anche a pensare alla città in un altro modo, e questo è stato un grande momento di riflessione. I luoghi della sfida quindi sono le aree urbane indicate come logicamente le città, ma anche i paesi più piccoli,
e le amministrazioni comunali sono l'ultimo tassello, ma sono anche quelle più vicine ai cittadini. Quindi abbiamo detto in queste 3P, la prima P è sicuramente la persona, e le aree urbane sono, i comuni sono i principali attori e quelli più vicini ad alcuni di questi temi. In particolare, se parliamo di inclusione sociale, di contrasto alla povertà, sappiamo che i comuni sono in prima linea sull'erogazione dei servizi che sono i più disparati, dagli asili nido ai servizi per gli anziani, all'assistenza domiciliare, ma anche all'accoglienza dei rifugiati, dei richiedenti asilo. Quindi abbiamo, diciamo, un campo d'azione che è vastissimo. E poi sono quelli in cui si esplicita tutto quello che è l'efficientamento energetico, la sostenibilità degli edifici. Voi pensate tutta la questione del 110, del poter appunto trasformare gli edifici, passa attraverso pratiche edilizie che vanno ai comuni e che sono regolate appunto dai regolamenti edilizi e dai piani urbanistici. E poi c'è tutto il tema della rigenerazione urbana che viene veicolata appunto anche qui dagli strumenti urbanistici e che può portare a realizzare interventi che vanno dal più semplice, realizzare aree verdi, piste ciclabili, a edilizia sociale, a progetti complessi di riqualificazione urbana. Ecco, arriviamo quindi a quelli che sono questi obiettivi. Li vediamo uno per uno cercando di fare anche degli esempi che siano vicini a noi e che non ce li rendano appunto degli enunciati così lontani come sembra. L'obiettivo 1 è sicuramente quello di sconfiggere la povertà. È un obiettivo che in Italia, nelle aree urbane, riguarda 1.700.000 persone, quindi che sono previste per il 2025 rispetto al 2008. Ora, questa previsione non tiene in considerazione la pandemia che ha accelerato questa previsione e che quindi rende questo numero quasi raggiunto nel 2021. Quindi le azioni che sono ritenute necessarie e che vengono riportate nella agenda italiana sono quelle di attuare la legge che introduce il reddito di inclusione, che veniva chiamato così allora, adesso si chiama reddito di cittadinanza, ma anche sviluppare il welfare locale, cercare di lottare alla povertà e all'esclusione sociale e anche valutare gli interventi, quindi nella loro efficacia. Mentre sconfiggere la fame in Italia significa dedicarsi a tutta una serie di politiche che riguardano il cibo. Quindi noi abbiamo il problema un po' opposto, che è un problema che hanno le società diciamo ricche del nord del mondo, che è quella di ridurre l'obesità. Ecco, questo significa anche ridurre tutto quello che è lo spreco alimentare per seguire uno stile di vita sana. E poi vedete che qua parla di adottare la food policy, cioè politiche che riguardano il cibo e che non sono solo campagne di cittadinanza, come è stato scritto qua, ma anche meccanismi di recupero e di attivazione di reti corte o di azioni che siano diciamo corali. E su questo vi segnalo alcune azioni che sono in atto già e che riguardano in primo luogo questa iniziativa che vedete sulla destra delle città del vino, che sono un'associazione di comuni che hanno aree di pregio vitivinicolo che vanno dal Chianti per dire diciamo in tutta Italia al Prosecco della zona del Valdobbiadene, alle aree del Primitivo in Puglia, e che parlano del vino come uno degli elementi della pianificazione agricola e alimentare. Ecco, pensare di regolare quello che è il sistema cibo non vuol dire semplicemente limitare o proporre una dieta o un tipo di nutrizione particolare, ma significa anche avere una particolare attenzione alla coltivazione dei suoli, alle filiere, al chilometro zero
e significa attivarsi anche con politiche particolari. Quelle che vedete sulla sinistra sono due che sono attualmente in atto nella Piana, il progetto integrato territoriale della Piana Fiorentina, che è un sistema guidato dalla città metropolitana di Firenze, a cui aderiscono una quindicina di aziende agricole di fattoria insieme ai comuni di Calenzano, di Poggiocagliano e di Prato, ma anche il consorzio di bonifica e tutta una serie di enti che vanno dall'università alla Coldiretti. E il tema di questo progetto integrato è quello di costruire un partenariato, e qui torniamo a un'altra delle P di questo tema della sostenibilità, che metta insieme soggetti pubblici e privati per affrontare insieme alcune delle tematiche che riguardano la Piana Fiorentina, non solo come un sistema che va da Prato, da Firenze a Prato a Pistoia, fortemente urbanizzato, ma anche come un sistema agricolo, produttivo, in cui sono necessari dei sistemi di laminazione delle acque, quindi delle casse di espansione, ma anche il controllo del reticolo minore, la creazione di zone umide e la conservazione del paesaggio tradizionale. L'altro progetto che vedete qua sotto è quello di Semente Partecipata, che è un progetto di recupero di sementi storiche. Ora non so se lo sapete, ma uno dei luoghi più interessanti per andare a trovare sementi storiche estinte sono i cimiteri, proprio perché si trovano negli ossari anche resti di semi che sono estinti. E qui ci sono alcune aziende che si sono fatte proprio carico di riprodurre specie che prima erano, non voglio dire estinte, ma comunque sottoutilizzate. Quindi di produrre alcune sementi, alcune frutta, verdura che non erano più in uso, ma che invece erano molto utilizzati dai nostri anni. Il terzo obiettivo riguarda la salute e il benessere e implica una riduzione nelle aree urbane della mortalità dovuta a malattie croniche non trasmissibili del 25%. Per malattie croniche non trasmissibili ovviamente ci sono tumori e anche tutta una serie di quelli che sono i mali attuali, ma noi sappiamo che anche le malattie trasmissibili sono un problema alla luce della pandemia. E le azioni sono quelle di chiaramente comunicazione, di cercare di evitare i fattori di rischio, il fumo, l'alcol, l'alimentazione sbagliata, la sedentarietà, quindi programmi che riguardano la comunicazione di stili di vita attivi e che permettano anche di attivare reti di comunità che perseguono questi stili di vita, delle strategie per prevenire le dipendenze, per migliorare i rischi, prevenire i rischi sul lavoro e ridurre le diseguaglianze territoriali. E poi il quarto obiettivo è quello di proporre un'istruzione di qualità. Quindi vedete, noi in Italia abbiamo pochissimi laureati, abbiamo ancora una percentuale di abbandono degli studi abbastanza alta rispetto alla media europea e gli interventi sono interventi che devono avvenire da una parte sui genitori e dall'altra nella prima infanzia, nell'inclusione, ma anche a livello universitario. Quindi noi siamo molto interessati da questo campo. E sul terzo obiettivo vediamo quelle che sono le tendenze nella città di Firenze, dove l'università insieme alla città di Firenze e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze si sta interrogando su un modello di città che viene definita prossima, sana e inclusiva. Quindi il tema è quello che è stato un po' evidenziato anche dalla pandemia, di avere dei quartieri che siano vivibili nell'arco dei cosiddetti 15 minuti, dell'esempio delle città francesi. Questo modello della città dei 15 minuti parte da Parigi, viene riutilizzato da Milano. A Firenze ci si sta interrogando su che cosa vuol dire essere una città prossima, sana e inclusiva, in cui ci siano alcune tematiche ricorrenti che abbiamo visto
essere molto attive nei quartieri e soprattutto fuori dal centro storico. Questo diciamo, è emerso in modo preponderante nella pandemia, dove fuori dal centro storico si sono attivate moltissime reti di solidarietà e che hanno come fulcro i rioni. E questo modello riguarda un po' la presenza di attività del luogo dove si vive, ma anche di luoghi di svago e di ristoro, di spazi culturali e artistici e di atelier e di botteghe, compresa la Casa della Salute, che è un presidio sanitario che è collegato al resto del quartiere. Quindi un quartiere che sia sano e inclusivo contiene tutti questi ingredienti. Però ecco, questo schemino in cui si tira un cerchio e si definiscono i 1500 metri e 15 minuti è ritenuto un po' semplicistico rispetto a quella che è invece la realtà di Firenze, che è una realtà policentrica, dove abbiamo 5 quartieri, abbiamo tanti rioni e in ciascuno dei grandi interventi, questa era una proposta dei nostri studenti per l'area Mercafil, però in ciascuno di questi quartieri basta fare 500 metri e già troviamo delle attività, man mano che ci si allontana troviamo altre attività, ma tutte queste attività, la produzione artigianale, quella commerciale, ma anche forme di coabitazione o attrezzature collettive come appunto parchi, piste ciclabili, aree per lo sport e aree per l'istruzione e la cultura sono strettamente interconnesse tra di loro e vanno concepiti come un sistema unitario, per cui questi cerchi non sono delle isole, ma sono tra di loro interconnessi. E questo è un po' un modello su cui sta lavorando la città di Firenze per il prossimo piano operativo, che è il vecchio piano regolatorio. Poi abbiamo il tema della parità di genere e quindi del superamento di quelle che sono le attuali disparità, pensando di adattare la legislazione per i congedi parentali, un pochino è stato fatto, trovare modalità di lavoro flessibili e sostenere anche i comuni per la prima infanzia. Su questo il PNR ha dei fondi dedicati proprio alla riqualificazione degli asili nidi e alla creazione di nuovi posti e migliorare l'equilibrio di genere negli organi decisionali pubblici e privati. Questo sapete che nel pubblico c'è l'obbligo di parità di genere, di avere almeno un terzo della compagine amministrativa femminile, nel privato è ancora difficile e soprattutto questo è un tema difficile, penso in ambito artigianale, dove appunto le aziende sono molto piccole. E il sesto riguarda l'acqua pulita e i servizi igienico-sanitari. Sapete che, non so se sapete, ci sono dei fondi per installare ad esempio dei sanitari, adesso ci sono gli incentivi per installare i sanitari che hanno una portata di 6 litri anziché di 10, già questo significa migliorare il sistema dell'acqua, anche tutto il sistema di gestione, quindi non si tratta solo di spegnere il rubinetto, ma di ammodernare le reti della distribuzione idrica e anche di migliorare lo stato di depurazione delle acque, che a Firenze ad esempio è un problema sentito perché viene depurata l'acqua dell'Arno. Ecco, io ho messo questo di esempio perché il tema della parità di genere non è semplicemente mettere la panchina rossa, ma implica una serie di agevolazioni che io sono stata in Olanda dove hanno tutti 3 figli, la possibilità di lavorare all'80%, al 40%, ecco, sono agevolazioni che in Italia siamo ancora un po' lontani, soprattutto per il sistema per le donne. E penso che chi è artigiano e donna sappia di cosa sto parlando. Il settimo obiettivo riguarda l'energia pulita e accessibile. E qui entriamo in un'altra questione importante, perché noi abbiamo bisogno di un piano nazionale per l'energia e il clima del 2018, di sostenere le città per l'attuazione di questi PAES, di questi piani d'azione per l'economia sostenibile. Ora vediamo di che cosa si tratta. Però non dipende solo da noi. Voi avete visto in questo periodo che
il metano, per esempio, è raddoppiato per dinamiche internazionali. La Russia ha fatto ha finito il suo impianto e ha avuto un'azione coercitiva sui prezzi che hanno portato il metano da meno di €1 a più di €2 al litro. E questa è già un tipo di problema che vuol dire anche avere costi importanti nelle materie prime e nell'energia. Un altro esempio è quello di tutto il sistema delle macchine a energia elettrica. Anche qui poi bisogna trovare il modo di dare energia. E il tema del lavoro invece è un lavoro dignitoso che porti alla crescita economica attraverso incentivi, centri per l'impiego, la formazione professionale, gli strumenti finanziari per le start-up e gli acceleratori di imprese. Su questo Alessandro Monti sicuramente ha molte più cose da dire rispetto a me. Però gli esempi che vi voglio far vedere sono esempi che riguardano da un lato quello che possono fare i comuni per l'energia sostenibile, ed è questo strumento che si chiama Patto dei Sindaci. Anche questo nasce in Unione Europea ed è un piano d'azione per l'energia sostenibile che ha portato nelle città a discutere di varie politiche, come quello che a Firenze, ad esempio, viene definito lo scudo verde, cioè i veicoli Euro 4 o che vengono da fuori devono fermarsi fuori dalla città, non possono avere accesso dentro la città. Poi c'è tutta una serie di provvedimenti che riguardano le emissioni in atmosfera, e l'idea è che non sia il patto dei sindaci solo uno strumento per il singolo comune, ma in particolare in un'area urbana complessa come quella fiorentina diventino degli strumenti che riguardano l'intera città metropolitana. E oltre alle materie prime tradizionali, come quelle appunto dei combustibili o dell'energia elettrica, dell'energia da fonte rinnovabile, c'è un dibattito in corso su quello che sono anche i servizi ecosistemici, cioè quei servizi che di solito non vengono computati, no? Non è che abbiamo, non è che noi calcoliamo la qualità dell'aria come una cosa che si paga, il clima, le risorse idriche o il numero di alberi che abbiamo, però sono il tema ad esempio della fotosintesi o della formazione del suolo, del ripristino. Pensiamo appunto in un'area percorsa da incendio a dei tempi di ripristino che sono di più di 10 anni. E pensare anche di contabilizzare non solo le risorse energetiche, ma anche i cosiddetti servizi ecosistemici, cioè quelli che nel nostro sistema servono per mantenerlo e per garantire la cosiddetta resilienza, sono un tema importante. Perché ad esempio avere suoli che si erodono significa dover fare dei movimenti terra. Penso, voi sapete che adesso una volta i vigneti erano dei vigneti a giro poggio. Aiuto! È partita questa cosa che non c'entra niente. Voi sapete che una volta i vigneti erano storicamente a giro poggio, mentre oggi vengono fatti a ritocchino perché le attività di coltivazione sono più semplici. Ecco, questo implica che il paesaggio è cambiato nel tempo e che spesso in questa sistemazione ci sia un'erosione di superficie, che vuol dire prendere i suoli e poi riportarli in su, altrimenti rischiamo di erodere completamente le colline. L'altro tema che riguarda invece lo sviluppo economico e soprattutto dell'artigianato è emerso con questa consultazione Rinasce Firenze. Questa è stata lanciata il 27 maggio del 2020 dal Comune di Firenze come una richiesta di contributi dalla città per capire come poteva la città rinascere rispetto alla pandemia. E quello che è emerso è stata la necessità di valorizzare le produzioni locali, artistiche, artigianali, ma anche la trasmissione dei saperi. Quindi forse voi lo sapete meglio di me, appunto, che trovare degli artigiani che siano in grado di
fare dei lavori tradizionali, artistici, storici non è più così facile e quindi questa capacità di trasmettere i saperi diventa importante, soprattutto in una città storica come Firenze, in cui viene promosso il Made in Italy. E questo significa anche supportare gli artigiani, la comunicazione, la digitalizzazione. So che avete già avuto degli interventi su questi temi e poi appunto anche come università e col settore dell'economia e della conoscenza ci sono azioni che possono rendere Firenze un punto di riferimento. E poi vabbè, si parlava anche di promuovere l'attrattività per nuovi settori come quello dei matrimoni, della location per film, ne abbiamo visti diversi in questo periodo. E vi riporto anche alcuni che sono i commenti proprio fatti dai cittadini, dalla riqualificazione di alcune aree come Sant'Orsola, in cui ci siano anche funzioni legate all'artigianato, al rilancio dell'eccellenza dei nostri prodotti e anche dei saperi di arti e mestieri, all'incentivo ad aprire botteghe e atelier che non siano le solite catene internazionali, ma che permettano di sostenere gli artigiani e le produzioni del territorio. E queste le abbiamo riportate perché sono proprio le voci dei cittadini che hanno contribuito a questo progetto del Comune di Firenze che dicevano appunto che gli artigiani sono la ricchezza di Firenze e che diventa importante fare leva sulle nostre eccellenze anche attraverso l'innovazione e la trasmissione delle conoscenze. Quindi ecco, ci piace anche sapere che i cittadini sono dalla vostra parte. L'obiettivo 9 riguarda le imprese, l'innovazione e le infrastrutture e su questo si tratta soprattutto di garantire incentivi e finanziamenti che riguardano la competenza e il merito, anziché l'anzianità e la spesa storica, e promuovere anche la conoscenza esperta. Per l'obiettivo 10, che è quello di ridurre le disuguaglianze, qui la crescita del reddito diciamo ha avuto, come vi dicevo, la pandemia come un grande elemento di criticità e si tratta appunto di dare un sistema di welfare e di assistenza che sia garantito per tutti, e questo non è scontato in molti paesi del mondo, penso al sistema anglosassone americano. Noi in Italia forse siamo più attenti a questa parte. Ecco, l'11 è il più complesso perché, ed è anche declinato in 6 sottobiettivi perché è il focus, come vi dicevo prima, dell'agenda urbana, e cioè riguarda le città e le comunità sostenibili. Quindi i temi sono complessi e variegati e riguardano da un lato il fatto di garantire abitazioni per tutti. Noi sappiamo che è un problema a Firenze, si vede benissimo perché ci sono state grandi dinamiche che noi in termini tecnici e scientifici chiamiamo di gentrification, ma significa proprio di spostamento di parti della popolazione che nel centro storico sono dovute a fenomeni turistici. Noi avevamo fino a 10 anni fa le abitazioni nel centro storico erano occupate dagli studenti dell'università, con fenomeni di affitto e locazione turistica breve come Airbnb, gli studenti sono via via stati spostati in periferia perché conviene molto di più affittare ai turisti. E abbiamo fatto degli studi per cui nella parte ad esempio d'Oltrarno la maggior parte del patrimonio edilizio, e considerate che i posti letto della locazione turistica sono 30.000 su un totale di 90.000 posti, quindi 60.000 sono alberghieri, 30.000 sono di locazione turistica, quindi tanto perché è un terzo dell'offerta complessiva. E questo sono dicevamo nell'Oltrarno sono nelle mani di 5 grandi super host, quindi di 5 grandi agenzie per lo più internazionali che si occupano di questo patrimonio.
qui si tratta appunto di garantire il ritorno nel centro storico, il ritorno, una qualità delle abitazioni nelle periferie anche attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. E questo ad esempio è stato fatto con gli incentivi, con il 110. Ora sapete che con l'ultima manovra è un po' in discussione tutta questa parte di incentivi, quindi vedremo dove va a parare. E poi c'è tutto il tema della mobilità, che è un tema che riguarda innanzitutto la cosiddetta mobilità dolce o sostenibile, quindi il trasporto pubblico, lo sviluppo di ferrovie suburbane. Questo è sul piatto anche nella nostra città, perché la città metropolitana di Firenze non ha al momento una linea ferroviaria urbana come ha ad esempio Bologna, Torino, cioè Milano, cioè che usano diciamo le ferrovie, le reti ferroviarie come se fossero parti del trasporto urbano, anche con un cadenzamento importante. E poi tutto l'incentivo alla mobilità intelligente, elettrica, ciclabile, pedonale. Su questo appunto dopo la pandemia e con la pandemia sono arrivati molti fondi. Come vi dicevo, al comune di Firenze sono arrivati col PON Metro, con il programma operativo nazionale, appunto che ha captato questi fondi europei per realizzare piste ciclabili, sistemi di mobilità intelligente e cercare appunto la connessione tra centro storico, quartiere comune attraverso piste ciclabili, con questo tema della bicipolitana, ma anche con la realizzazione di grandi infrastrutture che collegano il comune con il resto della città metropolitana. E quindi ad esempio questo grande opera infrastrutturale che si chiama Super Pista Ciclabile Firenze-Prato è un'opera che può permettere appunto di cambiare il sistema di spostamenti casa-lavoro, permettendo anche di spostarsi in bicicletta. E quindi promuovendo la cosiddetta mobilità verde, green, e il movimento attraverso mezzi sostenibili. Poi abbiamo il tema del consumo di suolo. Molte volte viene annunciato, soprattutto quando si fanno strumenti di pianificazione nuovo, lo zero consumo di suolo. Ecco, arrivare a non consumare suolo significa riutilizzare suoli che sono già occupati, quindi fare un censimento di quelle che sono le aree dismesse e utilizzarle attraverso operazioni di recupero e di riuso. E anche su questo tema il PNR prevede una grande quantità di fondi, così come prevede fondi per la cultura, per aumentare il pubblico, il numero di visitatori. Questo è un tema che è completamente da rivedere nella fase post-pandemica. Ecco, per farvi un esempio del riuso dei suoli, che forse è più difficile da capire, noi abbiamo un censimento delle aree dismesse sopra i 20.000 metri quadri in tutta la città metropolitana, sono 146 ettari, tantissimo, ed è un patrimonio tutto da riqualificare. Il comune di Firenze ha progetti anche importanti, pensate alla manifattura Pacchia, l'ex caserma Lupi di Toscana, ma mi sembrava importante mettere questo manualetto che si chiama, scusate, c'ho anche la versione italiana, non ci ho pensato, il riuso circolare e sostenibile degli spazi e degli edifici. Spesso questo tema della circolarità, dell'economia circolare è associato al tema della sostenibilità ed è associato soprattutto in relazione appunto al recupero, al riciclo dei rifiuti. E invece questo manualetto che viene dall'Agenda Urbana Europea è un manuale a cui ha contribuito il comune, la città di Prato, il comune di Prato, e con un gruppo di ricercatori dell'Università di Firenze, partecipando direttamente al dibattito europeo e con questo tema del recupero degli edifici e degli spazi dismessi. Quindi sono stati loro a portare il punto di vista appunto italiano e pratese in questo dibattito sull'agenda urbana europea, e il manuale viene proprio da questa loro partecipazione. Per finire i temi legati alle città e alle comunità sostenibili, gli obiettivi dell'area riguardano
definizione appunto di un ambiente che sia più vivibile, più, tra virgolette, mi verrebbe da dire, respirabile, e questo è stato un tema che con la pandemia è emerso in modo preponderante. E per far questo chiaramente è necessario che il verde aumenti soprattutto nelle aree urbane. Ecco, vedete che qui l'obiettivo è di raggiungere 50 metri quadri di superficie media di verde urbano per abitante. Ora, non so se sapete che il decreto ministeriale che regola le quantità di verde per abitante è un decreto del 1968, il 1444, e stabilisce una quantità di verde per il gioco e lo sport per abitante pari a 9 metri quadri. Quindi la dotazione minima stabilita per legge è ben più bassa di quella di questo obiettivo. Quindi capite che significa considerare una parte di verde urbano fruibile molto importante e che sia utile anche a fronteggiare il riscaldamento climatico. E su questo tema in città è in atto un dibattito importante che è stato discusso nel processo partecipativo Firenze Respira. Se sul sito del Comune di Firenze c'è tutta una cartografia georeferenziata, quindi tutta una carta navigabile di quelle che sono le aree verdi in città, dove i cittadini stessi possono segnalare sia i problemi sia possibili soluzioni o progettualità. E vi ho messo questa parte di città che riguarda il quartiere 2 e il quartiere 1 e il quartiere 5, perché da questa analisi è nato questo progetto di fare un contratto di fiume Mugnone, cioè di pensare al fiume, che poi è un torrente, al torrente Mugnone come un trade union che dalle Caldine scende verso Pier Mugnone. Sapete che lì c'è già un percorso molto bello e fruibile, ma che può continuare fino a lungo tutto il torrente fino alla sua emissione nell'Arno. E questo può portare a una serie di attività che vanno appunto, vedete, dalla partecipazione alla forestazione urbana alla stessa navigazione fluviale, fatti di eventi, fatti di associazioni locali in cui si naviga il Mugnone con il SUP. Ecco, finiamo con l'obiettivo 12, che è quello del consumo e della produzione responsabili, e qui entriamo nei temi che di solito, come vi dicevo, sono associati alla al cosiddetto concetto di economia circolare. Quindi il problema riguarda in primis la gestione dei rifiuti nelle città, ma è un problema che significa cercare di reinvestire, riutilizzare, rimettere nel sistema tutti i materiali. E questo significa anche cercare di lottare contro il cambiamento climatico, sia attraverso politiche che sono, vedete qua, di livello nazionale, di livello regionale, ma anche nel proprio piccolo, cercando di limitare quelli che sono i consumi. E questo tema dell'economia circolare è stato sviluppato dalla Commissione europea nel 2018 attraverso una strategia europea per le materie plastiche, e che sono le più difficili da rimettere nel sistema perché hanno dei tempi di smaltimento molto lunghi e inquinano soprattutto i mari e gli oceani, e questo ha comportato anche delle politiche sui prodotti chimici, sui rifiuti e anche il monitoraggio. Però in generale che cos'è l'economia circolare? È la rimessa, la progettazione di prodotti che abbiano un ciclo di vita che si riproduce nel tempo. Quindi questo significa innovare i processi produttivi e innovare i prodotti stessi, perché il prodotto viene realizzato, una volta realizzato, utilizzato, riparato, riutilizzato, anche attraverso informazioni che siano affidabili per i consumatori. Pensate solo agli oggetti di plastica riciclata, di carta riciclata, e rimesso nel sistema il più possibile, quindi non una sola volta ma più volte,
E non riguarda solo la plastica o i rifiuti, ma anche il cibo, no? Quindi rimettere il cibo in circolazione, rimettere alcune materie prime critiche. Prima discutevamo di alcuni prodotti chimici che addirittura non si possono più utilizzare, ma diventa importante anche, per dire, nelle costruzioni e nelle demolizioni, riutilizzare il materiale che viene demolito, così come le biomasse e i prodotti a base biologica che possono comunque essere combustibili. Quindi rimettere in circolo il prodotto significa anche pensare a una seconda, ma non solo, anche una terza, una quarta vita del prodotto stesso. E pensarlo anche in modo innovativo. E qui si gioca effettivamente la vera innovazione del sistema. E mi viene in mente ad alcune aziende, sempre in area pratese, che ad esempio utilizzano gli scarti della produzione di tessuti per realizzare materiali per l'isolamento in campo edilizio. Ecco, queste sono veramente delle modalità creative per riutilizzare materiali che altrimenti venivano smaltiti come rifiuti pericolosi o comunque come rifiuti non riciclabili. Ecco, chiudiamo con obiettivi che riguardano la vita sott'acqua, e abbiamo detto appunto già solo l'inquinamento delle plastiche la compromette. Qui si parla di acque marine e costiere delle aree urbane, ma anche le acque dei nostri sistemi fluviali hanno una componente importante, e la vita sulla terra, che è quella di rendere le aree urbane comunque degli ecosistemi che siano caratterizzati da una certa biodiversità. Quindi l'azione è proprio quella di conservare le specie animali, la fauna, la flora, e di recuperare le aree dismesse anche in un'ottica di bonifica, perché spesso queste aree dismesse sono industrie che magari sono da bonificare, ma utilizzarle per guadagnare, non solo per ricostruire, ma per guadagnare spazi verdi, spazi liberi nella città e ripristinare gli habitat naturali. E su questo avrete sentito parlare della cosiddetta riforestazione urbana. Ora qui Prato Urban, io scusate se mi metto sempre Prato, ma su queste cose loro sono molto lanciati nel contesto appunto europeo e anche di ricerca, alla fine anche di fondi su questi temi. Però ecco, il fatto di parlare di urban jungle, di giungla urbano, di forestazione, significa in primis piantare alberi, che detto così sembra una banalità, ma in realtà, se voi ci pensate, tutti gli obiettivi a partire da Kyoto in poi sono sempre stati quelli di ridurre le emissioni. Però avere degli alberi significa perseguire a maggior ragione questi obiettivi, perché gli alberi sintetizzano, no? Con la fotosintesi clorofilliana l'anidride carbonica, e quindi danno un contributo che è positivo, che non è solo in riduzione dell'emissione dell'inquinante, ma è in aggiunta di ossigeno e trasformazione di questo inquinante. Quindi arrivare a piantumare anche le aree verdi urbane significa creare il polmone verde della città. Finiamo con questi due obiettivi: la pace, la giustizia e delle istituzioni solide. E questo sembra difficile se noi pensiamo anche ai nostri governi traballanti, e una partnership per raggiungere questi obiettivi. Vedete che pace, giustizia e istituzioni solide significa anche porsi il tema della sicurezza nelle città, riformare la polizia municipale, parlare di contrasto all'esclusione, ma anche di miglioramento della vivibilità e di partecipazione civica. E partnership significa appunto un partenariato per arrivare a questi obiettivi. Ecco, vi faccio vedere come questo si traspone ad esempio a Firenze, nella città metropolitana, dove parlare di cooperazione o di giustizia ha portato a questi due progetti, Giustizia Semplice e Giustizia Prossima, che sono il primo uno sveltimento delle procedure di mediazione, scusate, uno sveltimento delle procedure di cause civili attraverso l'invio in mediazione. Quindi molte di queste cause sono state, hanno avuto una semplificazione procedurale,
E Giustizia Prossima invece è un progetto che riguarda lo spostamento degli sportelli giudiziari in diverse parti della città metropolitana, quindi un decentramento che anche qui porta a uno snellimento delle procedure che ora sono accentrate nel solo Tribunale di Firenze. E poi, parlando di inclusività, è stato siglato questo patto per l'Appennino, per quelle che sono le aree interne, quindi le aree che sono quelle che soffrono di più lo spopolamento, le dinamiche di decremento demografico, e che invece sono quelle che nella pandemia sono state diciamo viste con occhi diversi, come appunto diciamo nuovi paradisi in cui perseguire un benessere di vita che invece in area urbana non è possibile. Ma ecco, noi abbiamo avuto illustri colleghi che hanno detto torniamo a vivere nei borghi. Bisogna considerare che è chiaro che nei piccoli borghi in aree montane non c'è lo stesso tenore di vita e gli stessi servizi, quindi bisogna essere consapevoli che da una parte le amministrazioni hanno bisogno di infrastrutturare queste zone, dall'altra anche i cittadini stessi che ci vivono devono contribuire alla rigenerazione di questi spazi che sono spazi di comunità, che quindi spesso sono aggregati attorno a borgate, a piccole attività, e hanno appunto bisogno di una rinascita. Ecco, finisco questo mio intervento con un affondo proprio effettivamente a quello che può fare la singola persona. Questi sono obiettivi che appunto partendo dal livello internazionale, poi europeo, poi italiano, sembrano molto lontani dal nostro quotidiano. E invece questa, che posso lasciarvi anche tra i materiali e di cui vedete il link qui in basso, è una sorta di, anche qui, di manuale in cui sono riportate 170 azioni quotidiane che si possono fare per trasformare il nostro mondo. Quindi come fare per attivare la nostra agenda 2030 nel nostro piccolo. E vedete, fate le docce brevi, usa l'acqua fredda per lavarti, sono tutte cose che sembrano molto semplici, ma che nel nostro piccolo sono la goccia d'acqua che però contribuisce a formare il mare. Quindi ecco, per me è importante che da questi spunti possa nascere una riflessione in questo livello intermedio, dalle grandi politiche nazionali, internazionali, nazionali e urbane alla singola persona, e poi ragioniamo io come artigiano, come impresa, che cosa posso fare nel mio piccolo per perseguire questi obiettivi. Vi ringrazio per l'attenzione, questi sono i miei riferimenti e spero che abbiate avuto degli spunti da quello che vi ho detto. Vedo nella chat diverse... Sì, io Valeria, mentre tu parlavi, okay. ho sì, direttamente catalizzato tutti i tuoi spunti e tutte le tue riflessioni nella chat, quindi dando la possibilità a tutti di poter in tempo reale controllare i link, scaricare i vari manuali, le varie brochure, i vari... tutti gli interventi insomma che hai puntualizzato. Intanto ti ringrazio tantissimo per questa overview, per questa panoramica breve e intensa circa un argomento che sicuramente è poco trattato sia a livello cittadino che, per quanto riguarda noi, a livello di diffusione all'interno del settore, per esempio, dell'artigianato artistico. Porto intanto i saluti della dottoressa Guidi, che ha avuto un imprevisto e quindi non potrà essere qui. Intanto ringrazio chi è rimasto fino adesso, perché ecco, è stato veramente interessante, non me la sentivo io di interrompere questa overview, perché ritengo e riteniamo tutti insomma che sia veramente importante iniziare almeno a puntualizzare e dire di che cosa si tratta. Se ci sono domande, intanto invito tutti a scriverle in chat oppure nella box domande e risposte. Nel frattempo, Alessandro, prego, dici la tua. Sì, intanto ringrazio anch'io la professoressa Lingua. Volevo fare una riflessione. Probabilmente alcune delle persone che oggi hanno ascoltato questo excursus sugli SDG potrebbero anche essersi chieste, ok,
bellissimo come cittadino, ma come impresa, beh, in realtà, ecco, spero che abbiate colto i tantissimi spunti che invece ci sono come artigiani. Ci sono spunti sia per in qualche modo essere sostenibili a prescindere da tutto, quindi un atto di responsabilità come azienda e via dicendo. Però c'è anche un altro aspetto molto importante, cioè il fatto che in qualche modo in alcune delle cose che ci siamo detti oggi si può arrivare a trovare degli spunti per fare marketing, per creare nuovi prodotti, per aprirsi nuovi mercati. Ecco, questo è un aspetto che dovete tenere molto, molto ben presente. Anche perché poi in alcuni casi saranno le normative stesse a spingere in una certa direzione. Anche su questo Valeria citava come alcuni prodotti, alcuni polimeri sono per esempio stati messi fuori legge e via dicendo. Ecco, questi cicli oggi sono molto veloci. Quindi essere avanti con i tempi nel pensare sempre a un prodotto altamente riciclabile, altamente sostenibile, molto circolare. Uno dei temi che probabilmente affronteremo con Elisa, con Costanza in futuro, sarà il tema dell'LCA, il Life Cycle Assessment, cioè quel sistema che ti fa capire il tuo prodotto da quando nasce a quando muore o addirittura a quando rinasce, che impatto ha, conseguentemente quali costi ha e soprattutto quanto di questo anello virtuoso puoi davvero fare con il tuo prodotto oggi e cosa invece dovresti fare. Ecco, questo è per dirvi che in qualche modo in tante di queste cose che oggi volevano essere un excursus, quindi dovranno essere approfondite, ecco, secondo me molti di voi potranno trovare tanti spunti. Colgo poi anche l'ultimo aspetto. Valeria ha citato molto spesso le città, l'impatto, l'urbanismo, l'urbanistica, mi perdonerà la terminologia, io non sono un architetto, però il concetto interessante è che specialmente gli artigiani, forse più di altre tipologie di impresa, sono fortemente incastonati nelle città, sono fortemente legati ai temi della sostenibilità e di come la città deve affrontarli. Ecco, questo secondo me dà all'artigiano anche un ruolo un po' nuovo, forse come dire un peso in più, no? In qualche modo, però in realtà può essere anche un'opportunità per viaggiare a braccetto con le istituzioni pubbliche anche nel guidare i finanziamenti pubblici, nel guidarli per dire quando tu aiuti la città, spesso se aiuti anche me, io riaiuto la città a mia volta, cioè chiedermi di essere più sostenibile, però non pensando anche a come darmi dei fondi a 360 gradi per esserlo, a 360 gradi, non soltanto per rispettare una o due normative. Alcuni dei temi toccati oggi da Valeria spesso sfuggono al concetto di sostenibilità. Ecco, probabilmente all'abbracciare in primis voi queste cose, a braccetto con la città, può innescare un meccanismo virtuoso che non dico a breve termine, però non troppo a lungo termine, potrebbe consentire anche a voi di andare a influenzare il tema anche dei finanziamenti pubblici, che sapete che per l'artigianato è un tema un po' caldo, no? Perché è un settore un po' particolare, non è sovrafinanziato come altri. Faccio l'esempio di tutte le aziende high-tech che hanno intercettato tutti i possibili finanziamenti per la digitalizzazione o l'industria 4.0. Per gli artigiani è più complesso, per l'artigianato artistico e tradizionale è chiaramente più complesso, ma secondo me le pubbliche amministrazioni che erogano questi fondi sono aperte a iniziare dei percorsi nuovi, però su dei temi nuovi. E questo potrebbe essere uno di quei temi, la sostenibilità. Grazie Alessandro per la precisazione e per tutti questi spunti di riflessione. Direi che l'incontro di oggi è proprio questo, cercare di dare il là ad un discorso, a diversi discorsi e a vari approfondimenti. Sostanzialmente quale può essere anche il ruolo di un'impresa artigiana, della bottega, dell'azione di business dell'artigiano all'interno di questo panorama che chiamato sostenibilità, obiettivi di sostenibilità, appunto sviluppo sostenibile, che sembrano magari tanto lontani, ma in realtà incidono fortemente nell'azione di business e nell'idea stessa dell'impresa artigiana, che come ha detto appunto anche Alessandro ha ricordato, ci sono molte potenzialità da poter utilizzare e sfruttare. Se non ci sono domande, io lascerei la conclusione a Valeria o altrimenti se vogliamo
accennare a qualcos'altro, ma direi che l'incontro è stato sostanzioso, ricco di spunti. E quindi, prego. Io vi ringrazio per l'invito e spero che abbiate visto che c'è molta comunque, diciamo, anche speranza e fiducia nel ruolo degli artigiani dentro le città. Quindi ecco, questo mi sembra positivo, come diceva Alessandro, per collocarli in un contesto in cui loro possono essere protagonisti. Concordo. Sì, chiudo dicendo divertitevi un po' ad approfondire questi temi, perché poi l'idea può essere andare ad approfondire alcuni di essi con un'ottica ancora più legata alle vostre esigenze, pubblicità, mercato, rilancio del mercato e quant'altro. Ecco, quindi io qui vedo un'opportunità, ve l'ho già detto, cioè la sostenibilità è un'opportunità a tre facce, ossia sia la possibilità di aiutare il territorio in cui state, sia la possibilità di rilanciare il vostro business, sia la possibilità di farsi marketing. Citavo l'altra volta, alcuni di voi ci sono, ricito un esempio che Costanza avrà sentito alla nausea, quella di questa azienda americana Allbirds, che ha puntato tutto sulla sostenibilità per spingere il suo prodotto, dicendo: se voi comprate il mio prodotto, bello o brutto che sia, sicuramente siete molto più virtuosi rispetto a tutti quelli che compreranno lo stesso prodotto da qualcun altro. Beh, ha funzionato perché è un'azienda che sta vendendo in maniera spaventosa e ha costruito una sua nicchia, tutta una nicchia di acquirenti green che mettono davanti a tutto il fatto di voler essere un pace con la loro coscienza, di fare qualcosa per il mondo nell'acquistare green. Quindi attenzione, perché può davvero aprire anche un mercato. Assolutamente, ti ringrazio la professoressa Valeria Lingua, ti ringrazio Alessandro e annuncio, come era già stato detto all'inizio da tutti, che appunto questo non sarà l'ultimo intervento della serie, ma riprenderemo il prossimo anno, nel 2022, con nuovi appuntamenti e un nuovo programma, quindi cercando sempre di dare spunti di riflessione diversi. Ringrazio tutti e buona serata. Grazie di nuovo. Grazie, arrivederci. Ciao a tutti, arrivederci.